sapevo. Dovevamo fare il video e come al solito lui è in ritardo. Ma che cos'è questo? Sicuramente sarà una di quelle console che hai ordinato per Natale. No, lui mi aveva detto di non toccare nulla. Ma che facciamo? Lo apriamo? E certo che lo apriamo! La scatola è un po' minimal, ma vediamo il contenuto. Il contenuto è molto colorato ed è il suo colore preferito. L'arancione sarà sicuramente molto felice. E ci sono anche i cavi in pandan. È perfetta questa console. Alice, ma che stai facendo? Hai già fatto l'unboxing? Sì. Vabbè dai, ci siamo messi avanti. Io sono Giovanni. E io sono Alice e questo è Retro G. Sigla! E bentornati sul canale! E quale miglior modo per cominciare l'anno nuovo se non con una bellissima recensione? In questo caso abbiamo l'Analog 3D. Ma papà, mi puoi spiegare che cos'è l'Analog 3D? Certo amore, l'Analog 3D non è nient'altro che la trasposizione in FPGA del vecchio Nintendone 64. FPGA? Cosa vuol dire FPGA? FPGA è un acronimo, sta per Field Programmable Gate Array. È una tecnologia innovativa che riesce a replicare a livello hardware le vecchie console. Ma se già avevi il Nintendo 64, perché hai voluto comprare anche quest'altra console? Forse perché è arancione? Che ti sembra poco? Al di là dello scherzo, ovviamente la Analog in questi anni ci ha abituato a dei prodotti di fascia altissima e questo non fa eccezione. Intanto a livello di design è qualcosa di eccezionale, guardalo, è un piccolo gioiellino. Il colore è stupendo, questo fa parte della seconda versione, ovvero quella in edizione limitata. Inizialmente avevano prodotto soltanto la versione nera e bianca e poi successivamente hanno introdotto nuovi colori, tutti molto accesi, che richiamano un po' quella che era la line-up del vecchio Nintendo 64. Io ho scelto l'arancione perché è il mio colore preferito, vero amore? Comunque questa è molto bella lo stesso. Sì, è bella, ma è vintage. Questa ormai ha un look molto più innovativo, molto più, vedi, è più slim. Andiamolo a vedere nel dettaglio. Come il vecchio Nintendo, come puoi vedere, ha il tasto power, no? Abbiamo il pulsante reset come nella vecchia console e, cosa più importante, abbiamo i 4 attacchi per i 4 joystick, perché dobbiamo sempre ricordare che il vecchio Nintendo è una delle console migliori per poter giocare tutti insieme, fino a 4 giocatori contemporaneamente. E le vere differenze cominciano da dietro. Perché dovremmo comprare oggi una console del genere? Poi più avanti approfondiremo con i vari motivi tecnici. Ma intanto il motivo più evidente per acquistare una console del genere è che la possiamo collegare direttamente a una TV moderna. Quindi senza sentire il rumorino che sentiamo solo noi bambini. Ecco, e che tanto dà fastidio a mia figlia. Poi abbiamo 2 porte USB per collegare qualsiasi tipo di joypad volete, qualsiasi tipo magari no, ma diciamo una vasta gamma. Speriamo che in seguito Analog estenda la compatibilità a più dispositivi possibile. E ovviamente l'entrata di alimentazione in USB 3, cosa molto importante, è compatibile con tutti gli accessori originali del Nintendo 64, joystick compresi, quindi tutti quelli che funzionavano nella vecchia console funzionano anche in quella nuova, e come gli accessori anche i giochi. Ma questa compatibilità la andremo a testare, giusto o no? Sì. E allora mettiamoci all'opera. E allora prendiamo uno schermo qualsiasi, lo colleghiamo alla console e introduciamo un gioco. Aspetta papà, però dobbiamo ricordare che questa console è region free, cioè che accetta sia i giochi americani, sia i giochi giapponesi che i giochi europei. Brava amore, sia i giochi NTSC sia quelli PAL, e qui abbiamo un bel campionario di giochi. Cominciamo con un classico, Zelda, che è un gioco in questo caso giapponese, e vediamo se la console riesce ad accettarlo bene. Accendiamo, mettiamo il joypad. Io per comodità userò
un joypad wireless che però è compatibile anche col vecchio Nintendo. E vediamo che succede. Tutto in presa diretta. Come vedete il logo, questo è un monitor 4 terzi. Ovviamente la console dà il meglio di sé nei monitor a sedicinoni, perché è proprio studiata per essere visualizzata nei monitor a sedicinoni a 4K. Dalle specifiche sappiamo che può essere visualizzato anche in 1080p e volendo anche su un monitor 4 terzi. Quindi ogni volta che noi inseriamo un gioco, come vedi abbiamo un'interfaccia che ci fa vedere la copertina del gioco stesso. In questo caso, essendo quella giapponese, proprio ci fa vedere la copertina di quello giapponese. Questa è una cosa molto carina, però non è così quando lo uscite dalla scatola, diciamo. In fase di installazione dovete introdurre un file nella memory card che contiene tutte le copertine dei giochi. Il nuovo software non fa nient'altro che farvi vedere che tipo di gioco avete inserito. La cosa bella è che possiamo andare a configurare ogni gioco che noi inseriamo. In questo caso possiamo o dirgli che abbiamo inserito la Virtual Expansion Pack oppure possiamo eliminarla. Possiamo andare a cambiare anche la region, quindi possiamo dirgli che un gioco NTSC farmelo girare come un gioco PAL e viceversa. Poi abbiamo il Dead Blur, il 32-bit color che è molto importante, e poi possiamo disabilitare il texture filtering o disabilitare l'anti-aliasing, che ricordiamo che nel Nintendo 64 sono delle feature che sono implementate a livello hardware. Poi possiamo forzare l'originalità dell'hardware oppure andare su overclock, che è una delle funzioni più interessanti di questa macchina. E come vedete abbiamo varie opzioni. Diciamo la versione automatico, in cui la console sceglie automaticamente con quale overclock funzionare. Enhanced, che aumenta soltanto la capacità della RAM. Enhanced Plus, che aumenta la RAM e aumenta un po' il clock del processore. E Unleashed, che è un po' una meraviglia. E vediamo anche perché. Selezioniamo Unleashed e passiamo a Display Mode. Sul display mode qua abbiamo tante altre opzioni. La prima è poter andare a scegliere un filtro, ovvero BVM, che significa Broadcast Video Monitor, quindi avere una visualizzazione come i monitor di papà, oppure PVM, che sono i Professional Video Monitor, oppure optare per un vecchio CRT come quello che avevate a casa voi, oppure le semplici scanline, oppure una versione clean se non volete aggiungere nessun filtro di visione. Noi lasciamo BVM e la cosa che andremo a fare è andare a dirgli di ingrandire l'immagine e strecciarla. Vediamo se tutto viene visualizzato correttamente e abbiamo il gioco. Come vedete l'immagine è un pochino troppo piccola, quindi richiamiamo il menu e andiamo a sistemare. La strecciamo. Ok, perfetto. E così avrà un'impostazione 4 terzi come la versione originale. Così è molto meglio. Così è molto Puoi meglio. giocare meglio. Ma la cosa più bella è l'overclocking che lui va a fare del gioco, perché come sappiamo uno dei problemi del Nintendo 64 originale era proprio il fatto che i giochi avevano questo problema del frame rate. All'epoca diciamo che si puntava più sulla qualità grafica, sullo stupire a livello di performance grafiche, ma a scapito del frame rate, e molti di questi giochi hanno questo problema. Noi adesso andremo a testare alcuni giochi e li testeremo sia sul Nintendo originale sia sull'Analog 3D in versione Unleashed, per farvi vedere proprio la differenza di frame rate, e useremo proprio il programmino che ha fatto papà che mostra proprio il frame rate a video. Non solo, ci siamo spinti anche oltre. Abbiamo messo a paragone l'hardware dell'Analog 3D overclockato con il core del Mister overclockato, per vedere chi fa meglio. Andiamo a vedere questi video e poi torniamo qui.
guarda cosa ho trovato in mezzo ai tanti giochi che hai. È una cartuccia con dentro una memory card. Sì, amore, questo qua è un Everdrive. Un Everdrive è un hardware FPGA che simula il funzionamento di una vera cartuccia del Nintendo 64. E vediamo come si comporta col nostro Analog 3D. Io purtroppo ho la prima versione della Everdrive e quindi diciamo ho riscontrato qualche problemino nel farla funzionare all'inizio. Difatti il funzionamento non è perfetto, però diciamo che si lascia giocare con qualche piccolo accorgimento software che poi vedremo nei video in abbonamento. Potremo diciamo utilizzare l'Everdrive tranquillamente anche con l'Analog 3D. Andiamo a vedere un gioco qualsiasi. Come sempre andiamo a sistemare il display mod. E come vedete è eccezionale. Analog ha assicurato che con i nuovi aggiornamenti software migliorerà la compatibilità anche con l'Everdrive e con tutti diciamo i prodotti che sono anche aftermarket rispetto al Nintendo 64. Una cosa la vorrei dire, non tutte le Everdrive funzionano allo stesso modo. Diciamo che hanno fatto una patch correttiva specifica per l'ultimo modello che è la X7. Per le altre si sono limitati a dire che i vecchi firmware funzionano. In realtà funzionano, ma non così bene come dovrebbero. Quindi io, se posso darvi un consiglio, utilizzate la X7 con la patch oppure una Summer Cart, che è una diciamo delle Everdrive a basso costo che potete trovare anche su AliExpress. Guarda papà, ho trovato un altro joypad, possiamo giocare insieme? Certo amore, a cosa? Ovviamente a Super Mario Kart, il mio preferito. Certo ho giocato con l'overclocking, questo gioco è rispettato. Certo che, però io vado sempre a sbandare, però sono abituata. Che poi la magia Nintendo sta sempre là per poter giocare con i propri figli. E allora 269,99 per la versione bianca o nera, 299,99 per la versione, non lo dire alla mamma, colorata, ma ne vale la pena? Allora, alla luce di tutti i nostri test, alla luce di quello che può fare realmente un Analog 3D, diciamo che forse sì, perché il poter giocare finalmente su uno schermo in 4K, il poter usufruire di questi giochi con questo livello di overclocking li rende, secondo noi, il modo migliore di poter giocare i vecchi giochi del Nintendo 64, un po' come erano stati pensati all'epoca. Ma all'epoca, per le limitazioni hardware, purtroppo ci siamo ritrovati con dei giochi invecchiati male. Grazie a questa macchina, forse sta ringiovanendo il parco titoli del Nintendo 64. Il Nintendo 64 è sempre una macchina magica, perché come avete visto potete giocare con vostra figlia, ma anche con vostra suocera. Ed è qui che viene il bello. Immaginate le partite contro vostra figlia e contro vostra suocera. Una volta gliel'ho fatto provare alla nonna, si è andata a schiantare 50 volte, quindi non riproviamoci più. Però diciamo che se la fate allenare una suocera potrebbe essere un'ottima giocatrice di Mario Kart. Adesso diciamo che dobbiamo salutare i nostri amici, giusto? Peccato. Sì, questo è il momento sempre più triste dei nostri video. Però per donarci di nuovo un sorriso lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche per non Iscrivetevi al canale. Bravissima, e soprattutto fate swipe sul primo commento per lasciare hype, che è una funzione importante che ci permette di girare su YouTube. E detto questo, diciamo che ci vediamo quando, amore? Non lo so. Magari al prossimo video. Ciao ragazzi!